Ehi Stan Lee, che ne dici di sostituire Tony Stark, uno dei nostri personaggi di punta, con una ragazzina nera e saccente? Ma certo, mi sembra proprio un'ottima idea. Ok, non credo sia andata proprio così, ma come in un film che inizia un attimo prima della tragedia, facciamo un bel passo indietro. Siamo nell'ormai troppo lontano 2015. Secret Wars, evento di cui abbiamo già parlato sul canale, si è concluso e tutte le testate della Marvel sono ripartite da zero. Invincible Iron Man, la testata dedicata ad uno degli eroi più amati di sempre, anche grazie ai prodotti cinematografici, è pronta a stupirci con nuove ed entusiasmanti avventure di uno degli Avengers più famosi. Cosa potrebbe mai andare storto? Avrei dovuto farlo anni fa, ma sono parecchio occupato a salvare il mondo, a vendicare, a proteggere, a spegnere incendi metaforici e reali, a riprendermi dal fatto che i miei genitori non siano i miei veri genitori, e poi a non affrontare minimamente il fatto che i miei genitori non siano i miei veri genitori. Sono là fuori, a dare alla gente ciò che vuole o quello che pensa di volere, a salvare il mondo, a picchiare i cattivi. E prima che me ne possa accorgere, quella che era la modernissima tecnologia dell'armatura che mi definisce diventa vecchia. È un cliché. Brian Michael Bendis è lo scrittore che ci accompagnerà per tutta questa gestione del personaggio, la quale si dividerà in varie testate, ovvero Invincible Iron Man, International Iron Man, Infamous Iron Man e Generation Iron Man e Iron Heart. Che dire di Bendis? Personalmente non mi piace. È un autore che spesso e volentieri riesce a mandare in vacca anche delle buone premesse, per quanto la sua narrazione semplice e diretta gli dà comunque il merito di realizzare storie di azione piuttosto scorrevoli. Questa gestione di Iron Man in realtà parte davvero bene con il nostro protagonista intento a realizzare una nuova armatura, capace grazie alle nanotecnologie di cambiare forma ed avere quindi in un'unica corazza le capacità di tutte quelle mai realizzate in vita sua, capace in definitiva di adattarsi ad ogni circostanza. E lasciatemelo dire, anche grazie ai disegni di David Marquez, questa nuova armatura, elegante e minimal, fa davvero una bella figura. Tra appuntamenti disastrosi, una misteriosa supercriminale mascherata che sembra proprio conoscere il nostro Tony Stark, ecco che ci viene presentato il coprotagonista di tutta la vicenda, Victor Von Doom, il Dottor Destino. Del Dottor Destino, il miglior personaggio della Marvel, ne abbiamo già parlato in video dedicati come quello sulla già citata Secret Wars. Questo che ci viene presentato è un destino molto diverso rispetto a ciò a cui siamo abituati. È un Victor con il volto guarito, senza armatura e in un elegante completo grigio. Dopo gli eventi di Secret Wars, il più terribile criminale del mondo sembra alla ricerca di un nuovo inizio e si affiancherà a Tony Stark per farlo. Il duo funziona molto bene insieme, con Stark che non si fida per nulla del suo nuovo alleato e Doom che manterrà sempre la sua arroganza, dimostrando in più occasioni che tra i due sia quello intelligente, con battute sarcastiche e una buona dose di magia. A questo duo si aggiunge anche Mary Jane, personaggio ben noto ai lettori di Spider-Man, che troverà lavoro come una specie di manager di Tony. Non mancano poi i tipici crossover come quello con il Doctor Strange. Insomma, fino a questo punto abbiamo una run dignitosa, con qualche momento un po' cringe se vogliamo e qualche battuta forse di troppo. E poi arriviamo a Tomoe, una super criminale capace di piegare la tecnologia al suo volere, insomma, la nemesi perfetta per Iron Man. Per fermare Tomoe e i suoi ninja sarà necessario persino l'intervento di Spider-Man. Successivamente abbiamo un ultimo breve arco narrativo ricco di flashback in cui ci viene presentata Cassandra Gillespie, un'ex fidanzata immischiata in giri pericolosi che torna dal passato a bussare alla porta di Stark, pronta a fare danni come qualsiasi bella donna che si rispetti. Per darvi un'idea, a questo punto, dopo altri piccoli flashback sul passato di Stark, siamo circa a metà del racconto. Ed è qui che inizia il tracollo.
I problemi iniziano quando la storia introduce silenziosamente due nuovi personaggi. La prima è Amanda Armstrong, la madre biologica di Tony Stark, trovata dal figlio e tornata nella sua vita. La seconda è Riri Williams, una ragazzina nonché giovane genio della robotica. Tutto non troppo terribile, se non fosse che proprio quando vengono introdotte queste due scappate di casa, il nostro Iron Man esce di scena. Morto? Scomparso? Non importa, sta di fatto che ora c'è una nuova eroina in città, Riri Williams, che con una nuova armatura e il soprannome Iron Heart è pronta a conquistare il pubblico. Riri, Amanda e Mary Jane saranno le nuove protagoniste della testata. Ma come se la caverà questo trio di disoneste? Ovviamente nel modo peggiore possibile. Pruzzano girl power forzato da tutti i pori e sono assolutamente insopportabili. Ironheart non funziona neanche per sbaglio come protagonista. È una ragazzina geniale, ma è troppo perfetta. Le succedono cose spiacevoli, ma non batte ciglio. È sempre forte, sorridente, buona con tutti. Perché ci piace Tony Stark? Perché è un uomo distrutto, complessato, pieno di traumi e spettri del suo passato. La sua mente geniale è bilanciata da una notevole incapacità nell'avere rapporti umani funzionali. Tony Stark è genio e sregolatezza. Riri Williams è solo una Mary Sue messa lì solo per attirare nuove tipologie di lettori e per fare politica. Ironheart è l'ennesimo esempio di quella cultura woke che da sempre su Valkyrie proviamo a combattere. Editori, autori, produttori o chi per loro che per sollecitare il palato di diverse minoranze dimenticano come si scrive un personaggio o nel peggiore dei casi un'intera storia. Di che cosa parlano le storie di Ironheart? Ma nulla di nuovo. Abbiamo lei che deve imparare ad essere una supereroina affiancata da un'intelligenza artificiale basata su Tony Stark. Lei che ha problemi legati con la scuola, qualche amico o familiare che muore, ma davvero nulla di rilevante perché il personaggio non evolverà mai. Lei è già troppo stupidamente e pigramente perfetta. In tutta questa immondizia c'è una speranza, un uomo, il più forte, lui, il Dottor Destino. E sì, Riri Williams non sarà l'unica ad ereditare l'armatura e il nome di Iron Man. Victor Von Doom, sulla testata Infamous Iron Man, diventerà l'erede di Stark indossando una nuova armatura nera con dettagli verdi. Questa nuova corazza è proprio un perfetto mix tra l'armatura di Iron Man e quella classica del Dottor Destino. Questo Victor Von Doom sulla via della redenzione si scontrerà con molteplici criminali minori, dimostrando quanto i suoi metodi più duri e diretti di quelli del classico eroe siano più funzionali per portare la giustizia. Questi piccoli villain secondari, spaventati dalla fame e dal potere di questo nuovo giustiziere, non potranno far altro che radunarsi e complottare contro di lui. D'altro lato ci sarà lo Shield. Destino è comunque artefice di numerosi crimini contro l'umanità e per quanto ora sia passato dalla parte dei buoni è inaccettabile che rimanga a piede libero. Nessuno si fida di lui, i buoni gli danno la caccia, in particolar modo la cosa degli ex Fantastici 4 che gli starà col fiato sul collo. I cattivi lo odiano e orchestrano alle sue spalle. Rimasto solo come sempre, Victor Von Doom si dimostra per l'ennesima volta un uomo dalla volontà di ferro, incapace di scendere a compromessi e disposto a tutto per i suoi obiettivi. E stavolta, il suo obiettivo è la giustizia. I grandi nemici di questa storia sono inaspettati. Reed Richards, il suo rivale d'un tempo, o almeno un Richards molto strano, è alleato a Cynthia Von Doom, la madre di Victor, che sembra inspiegabilmente risorta e con subdoli piani pronti a ostacolare il figlio. Ma perché? Beh, non vi toglierò il gusto di scoprirlo da voi, ma sappiate che per capire appieno Infamous Iron Man è necessario aver letto anche l'opera Dottor Destino e Dottor Strange, Trionfo e Tormento, che abbiamo già trattato sul canale.
La gestione di Bendis sul personaggio si rifà totalmente a quella graphic novella, anzi vuole esserne quasi un diretto sequel. Ora, se vogliamo dare un giudizio onesto a questa storia, non è che sia perfetta, ha diversi momenti in cui l'umorismo è forzato, una conclusione abbastanza deludente che non porta a nulla di concreto, ma sicuramente si lascia leggere, complici anche i disegni di Alex Maleev, che sono davvero notevoli. Il problema poi è che i capitoli di Infamous Iron Man erano e sono anche nella sua edizione definitiva, alternati a quelli di Ironheart. Questo da un lato è necessario per la scansione degli eventi, visto che i due eredi di Iron Man sono destinati a incontrarsi nell'ultimo atto, dall'altro rompe davvero la narrazione e l'immersione. Insomma, è come andare in un fast food, prendersi un buon panino, non il migliore della propria vita, ma comunque gustoso, e ricevere un calcio nelle palle tra un boccone e l'altro. Credo che non ci sia modo migliore per descrivere l'esperienza che è stata leggere l'intero Iron Man di Bendis. Inutile dire che l'atto finale è il più classico dei classici. Tony Stark torna in scena, Destino torna ad avere il volto sfregiato perdendo tutti i progressi fatti, vecchi traumi di Stark verranno risolti, verrà fatto un po' di luce sulla famiglia biologica di Stark e Ironheart speriamo venga dimenticata per sempre. Tutto è bene quel che finisce bene. Consiglio questa lettura? Non saprei. L'edizione definitiva, il modo sicuramente più pratico per recuperarla, costa comunque 89 euro e forse la consiglierei soltanto agli amanti più puri di Iron Man o del Dottor Destino, a quei collezionisti matti che vogliono proprio avere tutto. Cosa mi ha lasciato quest'opera invece? Un po' di divertimento in alcuni punti, però tanti momenti cringe ha riconfermato le mie opinioni su Bendis e soprattutto mi ha ricordato come un uomo egocentrico, miliardario e con crimini alle spalle sarà sempre preferibile, almeno nei fumetti.